guida una supercar potrebbe non sentirsi completamente soddisfatto dal suo yacht, spazioso, lussuoso, ma non sportivo. Ecco perché Sunseeker ha realizzato questo 65 Sport Yacht. Pilotare dalla timoneria interna quando le condizioni climatiche esterne sono sfavorevoli è una necessità, ma in tutte le altre situazioni questa è la posizione migliore. Hanno trasferito qui l'abitacolo di una auto o di un'imbarcazione super sportiva, sedili con i gusci di carbonio, console centrale di carbonio, posizione del timone e delle manette da gara e tra poco metteremo giù le manette, ma intanto andiamo a vedere questo nuovo Sunseeker. Le finestrature hanno un ruolo importante nella definizione del suo profilo. Quelle del ponte inferiore imprimono slancio alla linea e quei fregi a specchio che le interrompono sono un elemento distintivo. Decisamente più complesso e nuovo il disegno delle vetrate del ponte principale. Seguono l'andamento della costola che dal fly si raccorda prima con il parabrezza e poi con il ponte di prua, con una silhouette assolutamente originale. Con questa soluzione architettonica hanno realizzato un'area prodiera più accogliente, dove ti senti avvolto, protetto, coccolato. Il parabrezza sembra non finire mai e si unisce al deflettore del fly, sostenuto da montanti laterali ben disegnati. La poppa è ricca di soluzioni molto interessanti, come il prendisole che si affaccia sulla plancia bagno, aumentando così la sua lunghezza. Le scale spiccano per forma e rivestimento e proseguono anche sott'acqua per rendere più facile la risalita a bordo quando la plancia è abbassata. Ma ecco la novità, il garage, che solitamente viene aperto solo per varare il tender, in questo caso, lasciando il portellone alzato, è una beach area, completa di doccia e immaginatela arredata per il relax. Il tavolo del pozzetto serve anche da portabottiglie. Sul fianco la porta di accesso alla banchina. Osservate come eliminare l'ingombro della scala che porta al fly. Il contrasto di colore mette in evidenza le zone dove si trovano l'accesso alla cabina marinaio e il bar. La cucina, sebbene provvista di tanti stipi e di tutti gli elettrodomestici, non impone la sua presenza e anche questo mobile divisorio non turba la sensazione di spaziosità nel salone. Sul lato opposto 2 frigoriferi. Il decor sembra studiato per piacere in tutto il mondo. Il livello delle finiture è particolarmente elevato, eppure questo è il primo esemplare e forse i successivi saranno ancora migliori. Nel salone tavolo regolabile in altezza e estendibile per pranzare in 6. In questa zona l'altezza è addirittura di 226 cm. Ci sono tantissimi elementi di design e dobbiamo valutare l'impegno e la capacità che sono necessarie per realizzarli. La plancia interna è molto ricercata. Hanno abbinato ai display rettangolari bellissimi monitor a orologio. Aprendo il tettuccio si fa affluire aria in tutto il salone. Si vede che è una barca inglese, un occhio di riguardo allo stile e uno alla sicurezza. E ora andiamo a vedere come si vive sotto coperta. All'ingresso dell'appartamento armatoriale una zona ufficio, se proprio non potete fare a meno di lavorare quando siete in barca. La cabina è a tutta larghezza, con divano e vanity,
mobile e armadio e il bagno in suite. Per una maggiore privacy tra la cabina dell'armatore e quella del marinaio che si trova più a poppa, c'è un vano tecnico con i serbatoi del carburante. A prua la classica cabina VIP con armadio, vanity e bagno riservato. Gli inserti d'acciaio nei celini e il logo Sunseeker stilizzato e illuminato sono il segno distintivo di questo decor. Poi abbiamo una cabina doppia con vista e all'interno il suo bagno. E in più per gli ospiti il day toilet, quindi 3 cabine, 4 bagni. In piedi da questo ponte superiore riesco a controllare tutto il perimetro dell'imbarcazione, ma per pilotarla, anche su questo mare, che ha un'onda lunga di altezza 1 metro, voglio provare a stare seduto, come se fossi in un'auto sportiva. Ho il puntapiedi verticale, il timone l'ho avvicinato molto, anzi no, ho spostato il sedile che è regolabile e le manette sono proprio qui dove le vorrei. Lì gli strumenti da controllare in navigazione e ce n'è un altro, qui incassato nel cruscotto, il display della Garmin che riepiloga tutti i dati in questo momento dei motori. Avete visto? C'è il joystick di manovra di Volvo Penta, quindi abbiamo le propulsioni Pod Drive, in particolare il modello IPS 1350, che vuol dire 2 motori diesel da 1000 cavalli ciascuno. Parecchi. Queste sono le acque davanti a Lavagna, a Sestri Levante, e il nostro test lo facciamo qui, anche se questa barca la fanno dove c'è un altro mare, in Inghilterra, nel Canale della Manica, esattamente a Poole. E proprio perché là il mare è quasi sempre difficile, di solito le loro carene ci fanno navigare bene anche in situazioni non ideali. Da quassù è silenziosissima e non ci sono vibrazioni, per cui mi sento davvero a mio agio. L'ho appena portata in planata. Siamo intorno agli 11 nodi e mezzo. È lunga più di 20 metri e larga più di 5 metri, eppure da qui mi sembra di essere su un motoscafo. Mare in prua. Supera queste onde in una maniera fantastica. Sentite com'è morbida, com'è dolce. Lo sapevo. Velocità in questo momento 20 nodi. È chiaro, per dare tutta questa aggressività alla linea, il parabrezza qui potrebbe anche non esserci. Gli effetti sarebbero lo stessi, aria sul viso parecchia, ma immaginate d'estate col caldo, che piacere vi dà. Ho dato un po' più di gas. Mi sembra di essere in aereo, in un volo radente, oppure su una Spider, ma invece sono su uno yacht, su un grande yacht, che mi dà sensazioni che su un fly non avevo mai provato. Adesso diamo gas e la proviamo in virata. Che sbandata, ma che tenuta di rotta! È emozionante! Chiudendo l'evoluzione, adesso sono costretto a passare sull'onda di scia che io stesso ho creato. Ma non sbatte! Ah, devo lasciare acqua a una vela. Stringo ancora un po' la virata. Posso farlo, mi permette qualsiasi cosa e mi godo questa sensazione. Qualche dato di consumo: velocità 25 nodi, occorrono poco più di 10 litri per ogni miglio.
Proviamo a mettere giù la manetta come se fossimo su un motoscafo? Sì! Tolgo anche il trim assist. No, non voglio sentire gli interceptor che mi frenano la corsa. Via! Incredibile, incredibile, non avevo mai provato un flying bridge con questa sensazione di corsa, di sportività e di velocità. 34 nodi.